E allora, secondo SISA, questa vulnerabilità, questo CVE, che è una vulnerabilità che affligge Craft CMS, è conosciuta essere sfruttata, esploitata in the wild. Significa che probabilmente vi è un threat actor che l'ha utilizzata per attacchi mirati, targetizzati, o potrebbe anche essere che qualche organizzazione crime la sta utilizzando per attacchi di massa, anche se credo sia più probabile la prima opzione. E allora, questo CVE, come dicevo, viene classificato come Code Injection Vulnerability, vedremo in realtà è un Command Execution, Command Injection per essere specifici. E la cosa importante è che io ho già un container Docker vulnerabile che può essere scaricato tranquillamente da GitHub. Metterò il link semmai più tardi nel video. E sostanzialmente questo servizio si mette in ascolto sulla porta, cioè questo container sta in ascolto sulla 8080. E quindi noi che cosa possiamo fare? Anzitutto verifichiamo che vi sia un servizio in ascolto su questa porta. Beh, in effetti sì. Possiamo anche vedere che se andiamo nell'interfaccia di admin, questa è l'interfaccia di Craft CMS. Ora, l'ambiente di test ce lo abbiamo. Ehm, Siccome questa vulnerabilità, almeno ad oggi, mi risulta che sia priva di POC, di Proof of Concept, proviamo un minimo a fare una root cause analysis e proviamo a creare un exploit, un POC funzionante. Allora, il primo passo è senza dubbio quello di andare a vedere la descrizione di questo CVE, che non dice poi un granché, ci dice insomma che questo è un remote code execution, in realtà un command injection, command execution, come vedremo tra poco, che affligge GraphCMS 4 e 5, questi due branch, negli scenari in cui la security key di GraphCMS è stata compromessa. Vedremo poi più avanti questa security key che cos'è. E non c'è nessun'altra informazione aggiuntiva, nel senso ci viene soltanto detto che a partire da questa versione per il branch 5 la patch risolve il problema e quest'altra versione idem per il branch 4, però non ci sono dettagli tecnici. Siccome ci occorre un entry point per cominciare la nostra analisi, una cosa che potremmo fare, per esempio, è quella di andare tra i security advisories di GraphCMS e nello specifico andrò ad aprire questo advisory Potential RC with a Compromise Security Key, che in effetti risponde al CVE che vogliamo analizzare, per il quale vogliamo effettuare la root cause analysis. Ci becchiamo di base attraverso le referenze la modifica del codice a che cosa corrisponde. In verde diciamo, sono le aggiunte che sono state messe dagli sviluppatori che hanno implementato il fix, la patch in rosso sono le parti che sono state rimosse. E alla fine possiamo vedere che sono stati inseriti una serie di check attorno a questo metodo restore che viene chiamato all'interno di action restore db. Quindi come prima cosa, quello che andiamo a fare è ci infiliamo dentro, in realtà io sono già dentro il container Docker e facciamo una bella ricerca ricorsiva per action restore db. Questo viene implementato all'interno di updater controller php. E allora apriamo questo file e cerchiamo action restore db. Benissimo, allora come vedete questa è la situazione prima della patch. Sì, infatti
vedete qui viene chiamato restore e non ci sta tutto questo papello, tutti questi controlli che vengono fatti. Quindi quello che a noi interessa fare adesso è sostanzialmente capire cosa accade all'interno della funzione del metodo restore. Anzitutto possiamo vedere che questo metodo prende in ingresso un solo argomento db backup path che possiamo congetturare essere controllato dall'attaccante. Quindi diamo per assunto che questo argomento qui noi lo controlliamo. Quindi andiamo a vedere sostanzialmente il restore viene chiamato qui dentro per caso? No. E allora facciamo un altro grep per restore, sempre ricorsivo, magari riduciamo tutto a PHP. Questa ci sembra quella più probabile perché gli altri sono senza argomenti, mentre questa è la definizione del metodo della funzione e si prende un parametro in ingresso. Quindi noi apriamo questo file PHP e andiamo a cercare restore. Benissimo. E allora, già dal nome e dalla descrizione della funzione, qui ci viene detto che questa funzione ripristina un database all'interno di uno specifico file, quindi presumibilmente l'argomento che noi abbiamo passato è un file path. E allora, qui a questo punto credo che ci convenga aprire un'altra sessione all'interno. Sì. Dicevo, qui accadono delle cose interessanti. Ad esempio, una delle cose interessanti che io già sto vedendo è get default restore command. Quindi andiamo a cercarci get default restore command. Io ovviamente ho fatto un'analisi già di questa vulnerabilità, quindi sono, come dire, un po' pratico. Allora assumiamo che il nostro backend sia MySQL, questo lo si potrebbe anche vincere in realtà da qui. Sì, vedete che il database di backend associato a questa immagine è basato su MySQL, quindi sostanzialmente noi andremo a prendere questa funzione qui. Quindi noi stiamo cercando get default restore command. Eccolo qua. Allora, che cosa fa get default restore command? Come vedete non prende argomenti e ciò che fa è di costruire un comando da linea di comando. Cioè sostanzialmente lui che cosa fa? Sta costruendo un comando, sta cercando di costruire insomma una stringa, niente più, quindi ne facciamo qui note.txt. Quindi lui sta cercando di costruire il comando MySQL al quale viene passato questo argomento qui, default file, che sarà associato a qualcosa, non ci interessa, vedete qui, e poi c'è questo altro argomento database e allora database, dopodiché prima di uscire aggiunge a questo comando quest'altra stringa qui.
minore e file. Sì, sembra proprio di sì. Perfetto. E allora, a me sembra chiaro che questo argomento qui, database, così come viene passato, e file, non sia altro che un placeholder. E infatti se noi scorriamo, quindi al ritorno della funzione restore, dopo che get default restore command è eseguito, passiamo a parse command tokens ed è qui che viene passato restore command, che è questa stringa è qui, e viene anche passato come secondo argomento ciò che noi controlliamo, file path. Quindi parse command tokens, dove si trova? Parse command tokens, si trova sempre all'interno di connection, siamo fortunati. Quindi parse command tokens, dicevo parse command tokens, ci interessa questa funzione qui. Benissimo. Allora, qui la cosa è interessante perché allora, lui sta costruendo un array chiamato tokens dove il placeholder file, chiamiamolo così, lo fa puntare al valore di file, che è quindi il valore che noi controlliamo. E poi che cosa fa? Questo è interessante. Vedete, utilizza string replace su questo tokens array e poi c'è anche command. Ora, se noi andiamo a vedere su PHP string replace, replace all occurrences of the search string with replacement string. Quindi sostanzialmente la prima è la stringa da ricercare, il secondo argomento è la stringa da sostituire, il terzo argomento è, quindi scusate, il secondo argomento è il valore da sostituire e il terzo argomento è esattamente dove vogliamo che questo valore venga specificato, venga sostituito. Quindi quello che sta succedendo qui dentro è in pratica che tutte le occorrenze nel comando, quindi la presenza nel comando, che è questa string qua, della placeholder file, verrà sostituito con il token adesso associato. Il token adesso associato che cos'è sostanzialmente? È il parametro file il cui valore, il cui contenuto noi controlliamo. Quindi assumendo che noi abbiamo passato come parametro file qualcosa del tipo xxx, lui andrà alla ricerca di tutti questi placeholder eventualmente presenti su command, li sostituirà con qualche valore. Nel caso del placeholder file, assumendo che nel nostro caso il path sia xxx, questo placeholder andrà sostituito con xxx col nostro valore. Ecco che all'interno di questa stringa, che sembra essere la costruzione di un comando, va a finirci valore arbitrario, quindi un contenuto arbitrario. E quindi già questa cosa è molto promettente e ci fa capire che siamo nella giusta strada per quanto riguarda l'individuazione di questo command injection. Successivamente poi vedete che il restore command, quindi parse command tokens, restituisce restore command, quindi sostanzialmente ci ritorna questo,
col nostro valore arbitrario e questo comando viene eseguito da create shell command. Ora non andiamo all'interno di create shell command, ma potrei insomma farvi vedere benissimo e poi alla fine tutto si riconduce ad una exec. Perché questa cosa è pericolosa? Perché se noi all'interno di quindi specifichiamo come path qualcosa di questo tipo, quindi gli mettiamo un backticks, quindi in mezzo al backtick a questi due backticks specifichiamo un comando, non lo so, id, quando create shell command verrà eseguito, si proverà ad eseguire, questo possiamo vedere però non ci serve più, proverà ad eseguire MySQL e tutto il resto, quindi qui database sarà stato sostituito con il vero nome del database che deve essere ripristinato, che nel caso sia GraphCMS, ma verrà eseguito anche il comando id. E questo insomma è abbastanza semplice ed evincibile, perché se noi scriviamo qualcosa del tipo eco ciao e tra virgolette gli mettiamo il comando id, lui esegue ciao, esegue anche, cioè, printa ciao in output ed esegue anche il nostro comando id. Quindi questa è la command injection. Non viene fatto, dicevo, nessuna validation all'interno di create shell command. Questo lo potremmo in realtà verificare abbastanza agevolmente, credo, perché vediamo come lo possiamo verificare questo. Allora, execute database shell command. Execute database shell command. Vediamo cosa c'è all'interno. Allora, lo troviamo troviamo sempre qui all'interno di connection, quindi facciamo così, execute database shell command, questo fa tutta una serie di giri, ma sostanzialmente fa command execute nella prima linea, e poiché command in realtà è un oggetto di tipo shell command e questo oggetto di tipo shell command deriva da questa classe qui, quindi se noi cerchiamo per command classe command file command php, ci interessa questo nella fattispecie, perché sì, vediamo Michael Art shell command, sì, è questo qui. Quindi se noi andiamo ad aprire, vedete la funzione execute fa get x command, no, exec command, eccolo qua, exec, vedete? Quindi alla fine poi andiamo a finire all'interno di una exec, il nostro comando finisce all'interno della exec e come vedete di fatto non c'è nessuna validazione, nessun controllo sul tipo di metacarattere di shell che eventualmente potrebbe finire all'interno della nostra stringa di comando. Ora, detto questo, come faccio a capire questa azione restore che noi abbiamo analizzato? Come faccio a capire a quale path corrisponde, a quale route corrisponde? E allora, questa è una cosa che potremmo chiedere a ChatGPT. Io già l'ho fatto, quindi sono sicuro che
dovrei ottenere. Allora, gli potrei chiedere in italiano come faccio a capire nel codice craft CMS un'azione, ad esempio action restore db, a quale route appartiene, corrisponde e come richiamarla da specifico HTTP. Vediamo cosa ci risponde ChatGPT. Allora, innanzitutto sappiamo, o perlomeno non so se sapete, Craft CMS si basa su un framework chiamato YII2, non saprei come pronunciarlo. Comunque, come mappa questo framework una determinata azione ad una route HTTP specifica? Sostanzialmente noi dovremmo aggiungere il nome del controllo, quindi dovremmo aggiungere actions al sito, il nome del controller e il nome dell'azione. Ora, siccome noi stiamo cercando di esploitare action restore db che si trovava updater controller, quindi action restore db, quindi noi abbiamo questa situazione, il controller l'abbiamo visto qui, e scusate, in questa finestra il controller abbiamo visto qui è updater controller. Rimuoviamo la parola controller e utilizziamo il minuscolo updater, quindi questa è la convenzione che utilizza questo framework PHP per determinare le route delle azioni. Poi c'era il nome dell'azione. Il nome dell'azione era action restore db. Secondo la convenzione dobbiamo rimuovere la parola action, dobbiamo lasciare restore db tutto in minuscolo, però siccome restore è db, quindi db è capitalizzato, dobbiamo separare il nome dell'azione con un trattino. Action restore db. Allora, questa dovrebbe essere la route. Quindi quello che noi possiamo fare è la seguente cosa. E allora copiamo questo. Perfetto. Allora, precedentemente io avevo aperto Barb Suite e nello specifico il browser non ripristinare la pagina. Allora noi sappiamo che in 127.001 questo URL qui 8088 ci risponde Craft CMS, e se proviamo ad andare in un path inesistente lui ci dice not found. Ovviamente questo è un ambiente di test, un ambiente di development, e i messaggi di debug sono abilitati. Questa è una cosa molto utile nella fase di exploit development, exploit creation. Quindi se faccio admin ovviamente vado nella pagina di admin. In teoria se visito actions, scusate, se visitiamo questo URL qui, essendo un URL valido, quindi esistente, non ci dovrebbe restituire una pagina 404, e questo perlomeno ci farebbe capire a quale endpoint, se questo è un endpoint valido. E ovviamente la funzionalità di restore del database vive all'interno dell'interfaccia di admin, quindi infatti
se noi aggiungiamo admin all'URL otteniamo HTTP 405 metodo non permesso, perché in questo momento noi stiamo mandando delle richieste di tipo get e probabilmente questo robot invece si aspetta delle richieste di tipo post. Ora, come faccio a capire come devo dialogare con questo endpoint? Allora, possiamo provare a vedere che cosa succede all'interno, allora, anzitutto action restore db, quindi all'interno della classe base, quindi noi siamo all'interno della classe updater controller che estende base updater controller. Quindi non è il problema qui è ok, abbiamo identificato l'endpoint, ma a questo endpoint che cosa devo mandare? Deve essere una richiesta get o post? Già sappiamo che non è get o richiesta di altro tipo, ma soprattutto quali parametri devo passare, devo passargli e come gli devo passare, secondo quale encoding, per esempio. Allora, una cosa interessante di CraftCMS è che noi abbiamo questo metodo before action che viene invocato prima che l'azione stessa venga richiamata. E diciamo che qui non otteniamo nessuna informazione utile, però sappiamo che updater controller estende base updater controller, quindi base updater controller è la classe base, quindi se noi andiamo a cercare base updater controller, ok, quindi updater controller estende questa classe qui avrà anche un before action che viene chiamato prima dell'azione, e qui troviamo qualcosa di interessante che tra l'altro è anche il punto, se non erro, in cui ci siamo fermati qui. Sì, vediamo. Qui abbiamo una specie di stack trace dove in pratica da base updater controller, la linea 64, siamo poi arrivati a controller.php. Quindi noi qui dentro linea 64, quindi sì, noi in pratica l'errore è stato triggerato all'interno di questa funzione qui, ci siamo bloccati, quindi questo metodo qui. E già il nome è self-explanatory, come dire, è autoesplicativo, perché ci dice che una richiesta get a questo endpoint non va bene, dobbiamo utilizzare una richiesta di tipo post. Dopodiché va bene, chiama before action della classe parente, perché questa a sua volta estenderà un'altra classe, non ci interessa. Quello che ci interessa è qui, vedete, che viene acquisito il parametro data dal corpo della richiesta HTTP, e cosa interessante, questo parametro data viene decodificato utilizzando JSON decode. Quindi questo risponde a due tipi di domande, risponde alla domanda di che metodo dobbiamo utilizzare una richiesta di tipo post, che è anche visibile poi all'interno qui, vedete, require post request, sostanzialmente fa un controllo, verifica se questa richiesta non è post e allora fa il throw di un'eccezione, l'eccezione è metodo non permesso, che è esattamente quello che è successo qui. Quindi prima domanda, dobbiamo utilizzare richieste di tipo post. Seconda domanda è che tipo di richieste allo stato attuale dobbiamo utilizzare, e non dobbiamo a quanto pare utilizzare multipart o altri tipi di formato standard e quant'altro, dobbiamo invece utilizzare una richiesta di tipo JSON. E questo thisData, quindi
i nostri dati decodificati in JSON andranno a finire in this data e, se non ricordo male, nella funzione, nel metodo di restore, action restore db, vedete? E allora, giornata impegnativa oggi a quanto pare, perché hanno suonato al campanello. Dicevo che sì, in pratica da data noi andremo a prendere il valore del parametro db backup path e lo passeremo a restore, ed è qui che poi la vulnerabilità viene triggerata. Quindi questo ci dà delle informazioni molto utili. E allora, anzitutto sappiamo che ehm, dovremo mandare una richiesta di tipo post a questo endpoint, e ciò è evincibile da qui, già l'abbiamo visto. Poi sappiamo che il body, il corpo della nostra richiesta HTTP, deve essere di tipo JSON, e quindi un oggetto JSON che deve contenere una chiave chiamata data, e quindi oggetti JSON cominciano con parentesi graph, quindi ci sarà un oggetto data, quindi un oggetto JSON con chiave data, che a sua volta dovrà puntare ad un altro oggetto JSON con chiave db backup path, db, che siccome dovrà puntare ad un altro oggetto, noi dobbiamo quindi aprire altre parentesi qui e qui, quindi db backup path, che avrà un valore arbitrario. Assumiamo, siccome vogliamo eseguire un comando, eseguiamo il comando id e ridirezioniamo l'output nel file tmp suka.txt. Questa parentesi mi va a chiudere questa mi va a chiudere questa, le virgolette dovrebbero essere tutte a posto. Benissimo, facciamo questo tentativo, apriamo Barp, andiamo a vedere, andiamo a fare una cosa intelligente. Invece di riutilizzare, di modificare una di queste richieste, sapete che c'è? Potremmo aprire il browser, andare a visualizzare admin e a questo punto su bar attivare l'interception delle richieste, mettere un qualunque username e una qualunque password, inviare. Ovviamente Barp riceve questa richiesta e noi possiamo prendere questa richiesta e mandarla a repeater. Benissimo. Ok, questa richiesta la potremmo anche, volendo, droppare. Interception lo rimettiamo off. Siamo su repeater. Allora, qui stiamo mandando tutta una serie di informazioni. Abbiamo già il token che ci ha mandato il server, il token CSRF, quindi non abbiamo bisogno di richiamare una pagina e acquisirlo, bla bla bla. Abbiamo un cookie di sessione, che ovviamente è un cookie non autenticato, e in realtà abbiamo già anche una bella struttura JSON già bella fatta. Quindi noi che cosa andiamo a fare in realtà? Allora, prendiamo anzitutto, questa è una post, prendiamo anzitutto l'URL e lo andiamo, il path lo andiamo a cambiare. Quindi il path è questo qui, e poi dobbiamo cambiare ovviamente il body,
la richiesta, il content type è appropriato application JSON, quindi non dobbiamo nemmeno cambiarlo. Quindi prendiamo questo bell'oggetto JSON e lo spariamo qui. Benissimo. Tutto molto bello. Ok, a questo punto mandiamo la richiesta HTTP e vediamo che otteniamo un internal error e sostanzialmente dalla lettura di questo internal error possiamo provare a dedurre dove sta il problema. Abbiamo questo stack trace, vedete qui c'è un validate data, quindi viene fatta la validazione dei dati che noi stiamo mandando in qualche modo ed è qui che entra all'interno della picture, per così dire, rientra quello che abbiamo letto nel CVE, nella descrizione del CVE, nel quale si dichiarava che questa vulnerabilità può essere sfruttata solamente nel caso in cui l'attaccante abbia anche compromesso la security key di grazie MS o l'abbia ottenuta attraverso un qualche metodo aggiuntivo. Ora, su cos'è questa security key e come va utilizzata per forgiare i nostri dati e quindi far sì che il server possa accettare la richiesta, questo diciamo, è un aspetto che andremo ad analizzare in una seconda parte del video. A tra poco.